L'altro giorno su Reddit un utente ha chiesto un consiglio per l'acquisto di un web application firewall. Alcuni utenti della piattaforma hanno risposto suggerendo il nome di vendor che promuovono soluzioni on-premise, quindi l'acquisto di ferraglia dell'oggetto fisico che poi viene attaccato alla rete. Altri utenti hanno semplicemente suggerito soluzioni cloud-based, e poiché questa è una domanda che sento fare parecchio di frequente, ho deciso di condensare in un video i miei pensieri partendo dalla risposta che ho fornito in prima persona. A questo utente ho suggerito di evitare come la peste soluzioni di vendor blasonati. Ci stanno delle motivazioni ben precise, una delle quali è che vengono scoperti almeno 2, 3, se non più, vulnerabilità critiche sui prodotti di questi vendor. Non farò i nomi, sono vendor blasonati, ognuno di voi sicuramente li conoscerà. E cosa determina ciò? Determina che queste vulnerabilità vengono weaponizzate, quindi vengono sfruttate in the wild, molto spesso vengono scoperte prima come zero day e poi patchate in seguito, e ciò determina, nel migliore delle ipotesi, il ritrovarsi un miner che gira sui nostri dispositivi, nella peggiore delle ipotesi ritrovarsi con la rete totalmente compromessa. Ora, io mi trovo ad analizzare queste soluzioni, questi strumenti su base diciamo quasi quotidiana, lo faccio per lavoro da moltissimi anni, e una cosa che mi lascia di stucco, pur essendo trascorso così tanto tempo, è la mancanza di controlli e contromisure di sicurezza basilari. Da almeno 6-7 anni devo dire che i progressi sono stati molto blandi. E voglio portare un esempio specifico del perché dico che mancano le contromisure più basilari su questo dispositivo. Introducendo il concetto del principio del minor privilegio. Si tratta di un principio che è stato descritto per la prima volta con un white paper più di 50 anni or sono, credo che fosse il 1973 o 74. E dice una cosa molto semplice, cioè che stabilisce che a tutti i programmi, processi, file e utenti di sistema devono essere assegnati il minor numero di privilegi possibili per svolgere il compito che sono chiamati a svolgere. Un esempio banale: se abbiamo un programma che deve scrivere soltanto file all'interno della cartella temporanea di Linux, non c'è nessuna necessità che spieghi il fatto che questo programma debba girare come root. Allo stesso modo, se avete un programma che deve servire dei file attraverso la rete proprio come fa un web server, tale programma avrà magari bisogno all'inizio di accedere in lettura e scrittura ad alcuni file di sistema, dopodiché non ne avrà più bisogno e potrà fare il drop dei privilegi, ovvero ridurre i propri privilegi da root a un'utenza meno privilegiata e continuare ad operare e a servire le richieste della rete con questa utenza meno privilegiata. Si tratta quindi di un principio di buon senso, viene quasi da dire, e ci aspetteremo insomma che venga rispettato almeno nelle soluzioni enterprise, no? Nelle soluzioni che vengono utilizzate dalle aziende. Quanto di più sbagliato, come mi sono già ritrovato ad affermare in passato. Ad esempio, ho fatto un talk ad Akimbo qualche anno fa, 3-4 anni fa credo, ma anche prima, negli anni precedenti, con contatti anche diretti con i vendor, non ho visto nessun progresso o pochissimi progressi in quest'area, ed è una cosa che fa riflettere. Tra l'altro l'abbiamo anche vista nel video exploitation di FortiWeb, che nemmeno farla apposta è un web application firewall, e vi ho dimostrato insomma che tutto
tutti i processi di questa soluzione girano come root. Conseguentemente l'esploitation di una vulnerabilità, fosse anche il più stupido command injection, avrà come effetto quello di garantire accesso all'attaccante con i massimi privilegi. Perché non soluzioni cloud based, quindi? Qualcuno potrebbe chiedersi. Allora, anzitutto esistono dei vendor cloud, diciamo, che offrono delle soluzioni sia on-premise che cloud, e le soluzioni cloud sono di fatto basate sulle versioni on-premise e quindi si portano dietro tutte le problematiche di sicurezza, di scarsa progettazione delle soluzioni on-premise. Per quanto riguarda invece i vendor soltanto di soluzioni cloud, allora qui abbiamo il vantaggio che i bypass ai filtri, per esempio di cross-site scripting o SQL injection o di qualunque altro tipo di vulnerabilità, vengono patchate sui sistemi live molto velocemente, quindi non c'è bisogno di tempi di installare patch, di attendere tempi di patching lunghi, e gli utenti se ne ritrovano non avendo il pezzo di ferro installato nella loro rete e non dovendo fare il deploy di un fix in prima persona, si ritrovano già le patch installate automaticamente. Quali sono gli svantaggi però? Questi sono scenari che abbiamo visto esploitati molto spesso negli ultimi anni, che problematiche di HTTP smuggling oppure cache deception, cache poisoning producono effetti devastanti, perché vanno, diciamo, a colpire in massa tutti i siti che vengono ospitati dietro queste piattaforme cloud. Tra l'altro non passa giorno che su LinkedIn non mi appaiono, o su altri social network, non mi appaiono i feed degli ultimi bypass a filtri di cross-site scripting o SQL injection a cui questi prodotti sono soggetti. Quindi, mettendo sul piatto tutte queste cose, l'unico suggerimento in questa fase storica particolare che mi sono sentito di dare all'utente Reddit specifico e che do a tutti coloro che mi pongono la stessa domanda è quella di rivolgersi a vendor domestici, ovvero guardarsi intorno ed acquisire soluzioni che si occupano di fare quella cosa, che siano create da vendor locali o europei al massimo, ovviamente non alla cieca. Questo di per sé non garantisce un maggiore livello di sicurezza rispetto alle soluzioni dei vendor più blasonati. Qualcuno potrebbe pensare, beh, essendo soluzioni meno note, magari gli attaccanti andranno a guardare meno queste soluzioni e quindi si troveranno meno zero day o non le considereranno nemmeno, perché sono soluzioni che contano pochissime installazioni esposte su internet e quindi non vale nemmeno la pena fare ricerca di exploit zero day. Ma questo, diciamo, pseudo-assioma crolla nel momento in cui quel vendor meno blasonato dovesse poi in futuro acquisire notorietà. Quindi non è questo che noi stiamo andando a ricercare. Però, essendo, diciamo, dei vendor minori e quindi avendo un team anche di sviluppo interno più piccolo e del business non ancora scalato a livelli internazionali, sono anche più proni ad ascoltare le richieste degli utenti. Questi sono tra l'altro i vendor con i quali mi trovo a lavorare meglio, perché fanno meno resistenza per il rilascio dei trial, magari sotto forma di virtual machine. Hanno un team tecnico che risponde alle domande molto più velocemente rispetto a vendor grossi. Ed ad esempio, una delle cose che potreste banalmente fare, acquisendo il trial di una soluzione, di un'immagine VM, o avendo la disponibilità, insomma, del team tecnico del vendor, e quindi ottenendo risposte molto veloci, e fare domande mirate sull'architettura di queste soluzioni. E nello specifico un punto di partenza potrebbe proprio essere chiedere
conto del rispetto del principio del minor privilegio. Cioè, se vedete che dalla trial che avete ottenuto tutti i processi sulla macchina girano come root, allora consiglierei già di approdare verso altri lidi. Ovviamente ci sono anche altri aspetti da considerare, questi li tratterò più avanti, ma un punto è senza dubbio quello del principio del minor privilegio. Sarebbe già un grosso passo avanti vedere un vendor rispettarlo, e quindi anche un grosso segnale su quella che poi potrebbe essere l'architettura, diciamo, sottostante e l'attenzione riposta a questi ed altri dettagli e particolari legati alla sicurezza della soluzione stessa. Perché inoltre il consiglio è quello di rivolgersi a vendor domestici, nazionali o al massimo europei. Bene, in questo caso mi sembra evidente che la geopolitica sta entrando all'interno dell'informatica e l'informatica è entrata all'interno della geopolitica. È altresì evidente che stiamo assistendo ad una cronicizzazione della divisione in blocchi specifici tra superpotenze nel mondo, e anche per questo motivo sconsiglio vivamente l'acquisizione di soluzioni cinesi o asiatiche in generale. Bene, questo era quanto volevo riferire. Mi piacerebbe insomma approfondire queste tematiche e queste argomentazioni con altri video, quindi penso proprio che lo farò prendendo per riferimento altri punti oltre al principio del minor privilegio, sui quali si dovrebbe riporre attenzione prima dell'acquisizione di una soluzione di qualunque tipo, prima di attaccare qualunque pezzo di ferro all'interno delle nostre reti. E allo stesso modo credo anche che le tematiche geopolitiche siano di grande interesse, quindi ritengo che qualche altro video verrà proposto anche per coprire questo aspetto. A presto allora, ciao!